Ti sei mai trovato in una situazione in cui hai sentito di non essere una priorità per gli altri? Hai mai vissuto un momento in cui hai fatto un buon lavoro, avuto una grande idea o fatto qualcosa di veramente prezioso per gli altri, solo per non ricevere alcun riconoscimento? Se sì, sappi che è difficile da affrontare. Purtroppo, a volte, anche quando agiamo nel modo giusto, facciamo del nostro meglio per tutti e ci mettiamo a disposizione degli altri, è possibile che non ci notino o fingano di non riconoscere il nostro valore. Continuare a cercare di compiacere gli altri senza riconoscimento può essere scoraggiante. Ribaltare questa situazione può essere piuttosto impegnativo. Senza dubbio, è un sentimento spiacevole, e peggiora quando coinvolge qualcuno vicino a te come famiglia, amici o un partner. Secondo la filosofia stoica, non dobbiamo aspettarci riconoscimento dagli altri. Questo potrebbe non accadere, quindi non dovremmo aspettarci di riceverlo, perché è una ricetta per la frustrazione. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che esistono metodi per diventare una priorità nella vita di qualcuno e ottenere più riconoscimento? In effetti, comprendere e applicare ciò che stiamo per mostrarti può davvero fare la differenza. Ci sono alcuni passi che possono aiutarti a rimanere in cima alla lista delle priorità di qualcuno. Il primo passo è creare la paura di perderti. Questa è una delle tecniche psicologiche più potenti che puoi utilizzare per diventare una priorità. Le persone spesso sono più motivate dalla paura di perdere qualcosa che dalla prospettiva di guadagnarlo. Se desideri che qualcuno ti veda come una priorità, devi fare in modo che temano di perderti. Per fare questo, inizia ad allontanarti emotivamente. Smetti di condividere i tuoi sentimenti e confidenze con loro e inizia a bilanciare il tuo tempo con altre persone. Questo farà sentire loro che non sei più così importante come lo eri prima. È una tecnica molto potente, ma deve essere usata con cautela. Se ti allontani troppo, potrebbero smettere di cercare di recuperarti, quindi usa questa tecnica con saggezza ed equilibrio. Il secondo passo è evitare di essere sempre disponibile. La qualità spesso prevale sulla quantità in molte aree della vita e si applica anche ai rapporti interpersonali. Se aspiri a essere una priorità nella vita di qualcuno, potrebbe essere necessario diventare meno disponibile. Più sei disponibile, maggiore è la probabilità che tu venga dato per scontato. Questo non significa che devi essere disponibile solo quando ti conviene, ma che devi smettere di adattarti costantemente agli altri. È il momento di dare priorità a te stesso, inviando il messaggio che hai una vita oltre a loro e che non stai aspettando solo per loro. Questo farà sì che apprezzino di più la tua presenza. Il terzo passo è mantenere un po' di mistero. In generale, le persone sono attratte dall'enigmatico e dal misterioso. La fascinazione per l'ignoto può essere avvincente e spesso fa sentire le persone più connesse. Nei rapporti, essere un po' misterioso può funzionare a tuo favore. Se vuoi essere visto come una priorità, evita di rivelare tutto di te immediatamente. Dai indizi sui tuoi hobby e interessi senza rivelare troppe informazioni. Rispondi alle domande in modo vago ed evita di entrare troppo nei dettagli sul tuo passato. L'obiettivo è mantenere l'altra persona intrigata e ansiosa di imparare di più su di te. Col tempo, cominceranno a vederti come una priorità nella loro vita. Il quarto passo è permettere che investano in te. Questo è un passo delicato che deve essere affrontato con cura e moderazione, poiché non vuoi allontanare le persone, ma piuttosto il contrario. Considera il seguente: chi è più propenso a vederti come una priorità, qualcuno che ha investito molto in te o qualcuno che non l'ha fatto? La risposta è ovvia. Se desideri che qualcuno ti veda come una priorità, devi permettere che investano in te. Questo può essere fatto in vari modi, ad esempio lasciando che investano il loro tempo in te, rifiutando piani che sai di non poter mantenere. Inoltre, mostra che il tuo tempo è prezioso, non essere sempre disponibile e fai in modo che aspettino per te.
Questo atteggiamento trasmetterà il messaggio che non sei una persona qualunque e che devono sforzarsi di più per ottenere il tuo tempo. Questo farà sì che ti vedano come una sfida e comincino a darti priorità. Ricorda di usare questa tecnica con moderazione affinché funzioni. Non esagerare, poiché il risultato potrebbe essere l'opposto di quello desiderato. Il quinto passo è dare priorità alle tue esigenze. Questo non significa essere egoista, ma piuttosto dare priorità alle tue necessità. Significa non metterti in una posizione in cui non sei una priorità. Ad esempio, se sai che qualcuno non ti tratterà come meriti, perché vorresti stare vicino a quella persona? Circondandoti di persone che ti considerano una priorità, aumenti le tue possibilità di essere visto come una priorità. È essenziale ricordare che non puoi controllare i sentimenti degli altri nei tuoi confronti, puoi solo controllare come ti senti con te stesso. Se desideri essere una priorità nella vita di qualcuno, assicurati di essere una priorità nella tua vita. Il sesto passo è non metterli al centro della tua vita. Sapevi che le persone spesso sono attratte da ciò che non possono avere? Più qualcuno sente di dover lottare per qualcosa, più lo desidera. Probabilmente hai sentito l'espressione l'erba del vicino è sempre più verde. Questa espressione simboleggia la tendenza delle persone a sentirsi più affascinate da ciò che non possiedono. Questo vale anche per i rapporti. Questo sesto passo enfatizza che devi mantenere una certa distanza affinché le persone si sentano più attratte dalla tua presenza. Questo trasmetterà il messaggio che non sei disperato per la loro attenzione e, col tempo, ti valorizzeranno di più. Il settimo passo è smettere di iniziare la comunicazione sempre tu. Se ti trovi spesso a iniziare la comunicazione con qualcuno di importante nella tua vita, potrebbe essere il momento di fare un passo indietro. Questo potrebbe sembrare controproducente, ma se desideri diventare una priorità nella vita di qualcuno, non dovresti essere sempre tu a iniziare la comunicazione. Quando sei sempre tu a iniziare, l'altra persona inizia a darti per scontato e si abitua ai tuoi sforzi, vedendoti come meno importante. Qual è l'alternativa? Semplicemente smetti di iniziare la comunicazione e osserva il risultato. Se l'altra persona tiene davvero a te, farà uno sforzo per iniziare la comunicazione. Ma se non lo fa, allora è il momento di valutare se quella persona è davvero interessata a mantenere il rapporto. Questo passaggio ti aiuterà a distinguere tra chi ti considera una priorità e chi no. L'ottavo passo è dimostrare la tua indipendenza. Le persone sono attratte da coloro che hanno una forte identità e una vita ricca al di fuori della relazione. Se vuoi essere una priorità nella vita di qualcuno, è essenziale mostrare la tua indipendenza. Mantieni i tuoi hobby, gli interessi e gli obiettivi personali anche quando sei coinvolto in una relazione. Questo trasmetterà il messaggio che hai una vita soddisfacente al di fuori della relazione e che non dipendi completamente dall'altra persona per la tua felicità. Inoltre, una persona indipendente è vista come più interessante e attraente, il che può aumentare le probabilità di essere considerata una priorità. L'ultimo passo è impostare dei limiti. A volte, per essere visti come una priorità, è necessario stabilire dei confini chiari e far rispettare le tue esigenze. Se lasci che gli altri ti trattino male o ti usino, dimostri di non avere rispetto per te stesso e di conseguenza non sarai considerato una priorità. Imposta dei limiti su ciò che sei disposto a tollerare e sii coerente nel far rispettare questi limiti. Questo invierà un segnale forte che sei una persona che merita rispetto e attenzione. Coloro che sono disposti a rispettare i tuoi limiti sono quelli che probabilmente ti vedranno come una priorità nella loro vita. In conclusione, diventare una priorità nella vita di qualcuno richiede tempo, impegno e saggezza. Seguendo questi 9 passi e applicando i principi della filosofia stoica, puoi aumentare le tue probabilità di essere visto come una priorità nella vita degli altri. Ricorda,
È importante anche essere una priorità per te stesso e non dipendere completamente dall'approvazione degli altri per il tuo valore personale. Sii autentico, sii indipendente e sii rispettoso dei tuoi limiti. Solo allora potrai veramente diventare una priorità nella vita di coloro che contano per te. Se hai trovato utile questo video, lascia un mi piace e commenta qui sotto con le tue esperienze. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale per ricevere più contenuti sulla filosofia stoica e sul miglioramento personale. Grazie per averci seguito e continuiamo insieme questo viaggio di crescita e autorealizzazione. Alla prossima!